Amici e amiche, bentornati sul mio canale e perché no, benvenuto. Prima di andare a vedere queste build che vedete alla mia destra, vi ricordo che questa sera alle ore 21 saremo in live direttamente qui su YouTube per andare a vedere la nuova stagione, quindi la stagione 9 Sins of Horadrim. Andremo a giocare insieme e saremo anche sul nostro Discord ufficiale, quindi sempre link in bio per il Discord per entrare. Questa sera dalle ore 20:30 mi troverete direttamente lì, dalle 21 in poi fino a che abbiamo voglia insomma di giocare. Inoltre sarà aperta questa sera sempre in diretta anche il clan ufficiale sempre nostro. Ora concentriamoci sul video di oggi perché andremo a vedere 4 classi per 4 build differenti. Tutte e 4 vi accompagneranno per tutta la stagione. Considerate che sono tutte classi S o S-, quindi sono veramente classi regine, soprattutto le prime due che vedete. Spiritborn e Sorcerer saranno le due classi, ve lo dico subito, più forti che ci saranno. Poi ci sarà anche la build Minion che è tornata in auge meno male, ed anche, udite udite, il druido con Pulverize, che è una build spettacolare che vedremo poi ovviamente nel corso dei giorni. Ora vedremo tutto fra virgolette cartaceo, quindi sarà un video un po' più tecnico e meno pratico. Dai prossimi video in poi e in live invece sarà tutta pratica, quindi ci vediamo tra un istante. Tutte queste build che vedrete qui le troverete anche direttamente in bio nel link che vi metterò, ve le dividerò proprio, quindi link per Spiritborn, link per Sorcerer, link per Negromante e link per Druido. Per quanto riguarda invece Barbaro e Rogue mi sono riservato l'opzione di testarle personalmente un po' più avanti perché sono due classi che sono state toccate veramente tanto. Death Trap considerate che da classe S, S+, che era scesa in classe A, A+, e mi riservo il diritto di testarla per dirvi poi se è effettivamente lavorabile o meno. Stessa storia per quanto riguarda il Barbaro gli andremo a probabilmente a fare una build Pet Companion, quindi Pet con l'Ultra, ed Earthquake o Fly, poi l'andremo a vedere meglio, le testerò e ve le porterò. Ovviamente queste build che vi sto facendo vedere qui in questo determinato video non saranno testate direttamente sul campo, quindi non le vedrete sul video, ma ve le posterò direttamente da qui perché la stagione inizia questa sera e, disclaimer grande come una casa, tutte queste build che vedete qui potrebbero essere cambiate in corso d'opera e potenziate, quindi dategli sempre un'occhiata giorno dopo giorno perché potrebbero cambiare qualche item e quant'altro. Partiamo subito dallo Spiritborn. Lo Spiritborn considerate che dall'1 al 60 utilizzeremo la build Gorilla per poi spostarci alla build Spine dal 60 in poi, quindi per tutti i contenuti endgame. Ma considerate che la build Gorilla potrete lavorarla anche in endgame, se vi piace così tanto, se vi piacerà così tanto potrete utilizzarla anche nell'endgame, farci pit e quant'altro perché già l'ho testata ed è forte ugualmente. Non è ai livelli ovviamente della build Spine che sarà una classe regina, però vi ci divertirete molto, quindi dall'1 al 60 andremo ad utilizzare questa build qui. Vi farò vedere al volo queste cose perché ovviamente per tutto questo che leggerete qui lo troverete direttamente al link in bio. Vi farò vedere le nuove infusioni, che qui questa è molto importante, andremo a mettere l'infusione estratto nebuloso, lo potenzieremo poi, gli andremo a mettere polvere mobile, gli metteremo rovo frastagliato e gli metteremo vento in bottiglia. Considerate che il catalizzatore, che è anomalia cosmica, lo metteremo ad attivazione con spaccaroccia, perché noi andremo ad utilizzare le abilità spaccaroccia, pelle tossica, devastatore, contrattacco, pelle corazzata molto importante e il cacciatore, che è la nostra ultra. Le sale degli spiriti, spirito primario e secondario, gli andremo a mettere sempre gorilla e gorilla. Per quanto riguarda poi le rune Xol, qua Igni e Ton potete decidere se metterle o meno perché capisco che le rune è complicato trovarle, soprattutto all'inizio, quindi se ce l'avete, se le trovate per sbaglio mettetele perché sono molto importanti, se no non vi fate troppi problemi, continuate perché tanto dal 60 in poi con i mondi superiori ne troverete a quintalate. L'albero abilità vi faccio fare un giro molto veloce perché vi ripeto trovate tutto direttamente in bio. Andiamo ad utilizzare spaccaroccia. Le altre abilità che andremo ad utilizzare sono devastatore e pelle tossica. Questa è molto importante perché pelle tossica ci permetterà di andare ad avvelenare anche quando cammineremo e lavoreremo anche sulle spine noi. Considerate che dall'1 al 60 il danno delle spine lo vedrete meno
che dal livello 60 su, quindi dai Paragon. Lì vedrete il vero potenziale, il vero danno per quanto riguarda le spine. Andremo ad utilizzare la nostra armatura, quindi pelle corazzata, che ci permetterà di sopravvivere molto di più, ed andremo poi ad aumentare i nostri danni con contrattacco e lo andremo a potenziare. Poi scendendo giù avremo tutte passive, come potete vedere, escluso il cacciatore, che è la nostra ultra, che l'andremo a potenziare. Da qui andremo a mettergli poi in posizione adattive. Paragon ovviamente non è stato messo perché questa qua è una build per leveling. Ovviamente lo Spiritborn, arrivato a livello 60, poi se volete cambiarla andrete a mettere direttamente la build spine, che è questa qui. La build, questa sarà build regina, come vi ho già detto, come già vi avevo parlato anche appena fecero vedere nel PTR, perché dissi subito: guardate che se andate a riprendere i vecchi video questa build sicuramente spaccherà. Andremo a mettere sul casco mantello della fedeltà, sudario della falsa morte, quindi come vi avevo detto i mitici ci saranno anche qui. Aspetto del vanitoso, infligge 10-30% di danni in più mentre è una barriera attiva. Max Tlan di Balasan. Sugli stivali andremo a mettere ovviamente ferocia. Per quanto riguarda invece l'arma gli andremo a mettere il colpo fortunato di creare un cerchio mistico, perché è molto importante, noi lavoreremo con i cerchi mistici. Passando poi all'amuleto avremo una destrezza, gradi ad Apex e classifica potente. L'anello, anello dei cieli senza stelle. E per quanto riguarda l'altro anello, le piume di Quill Volley esplodono all'apice e tornano indietro, perché noi andremo ad utilizzare anche Quill Volley. Per quanto riguarda le rune che saranno attive avremo un Hau, avremo un Quax, avremo Pok e avremo Que. Le sali degli spiriti andremo a mettere entrambi Giaguaro e Giaguaro. L'albero abilità, eccolo qui, ve lo faccio scorrere abbastanza velocemente perché tanto troverete, come vi ho detto, tutto quanto il link in bio. Mi raccomando, fate attenzione alle passive su questa build, perché gira l'80% della build proprio sulle nostre passive. Poi ovviamente l'andremo a vedere meglio direttamente testata sul campo e faremo tutte le prove del caso. Per quanto riguarda i Paragon, il tabellone di partenza li andremo a mettere astuto, quindi astuzia. Da qui ci sposteremo al nostro primo Paragon, che gli metteremo pelle di spine, pelle spinosa, ed andremo a mettere arroganza. Concede un bonus del 327% a tutti i nodi magici a portata e ottieni fino al 3000 di spine in base al tuo bonus schivata, tanta roba. Poi ci spostiamo nell'altra pagina Paragon e andiamo a mettere convergenza. Convergenza la andiamo a potenziare, quindi a mettergli il glifo su fuoco selvaggio. Per ogni 5 punti di destrezza acquistati entro il raggio infliggi il 16,7% di danni da fuoco aggiuntivi. Andando verso il quarto Paragon andiamo a sbloccare direttamente, eccolo qui, scudo viscoso, e gli andremo a mettere, eccolo qui, scudo viscoso, infligge un danno dell'1% maggiore per ogni 3% della tua vita massima. E come glifo gli andremo a mettere vendetta. Scendendo giù verso l'ultimo Paragon andremo a posizionare direttamente minacciare. Quando lanci 3 abilità gorilla, giaguaro o aquila o 1000 piedi, centipede insomma, con lo stesso spirito di seguito ripristini il 15% del tuo vigore e infliggi il 30% di danni in più per 5 secondi. E qui gli andiamo a mettere il glifo rituale. Per ogni 5 punti di intelligenza acquistati entro il raggio d'azione ottieni potenza del cerchio mistico, molto importante come vi ho detto. I mercenari gli andremo a mettere Rair e Variana, insomma poi anche questi qua ve li farò vedere con molta calma quando andremo direttamente sul campo. Passando al Sorcerer, il livello 1.60, quindi la build per il leveling, andremo ad utilizzare Muro di Fuoco, che è molto veloce, molto rapida e ci permetterà di fare lo sfacelo e andrete molto tranquilli dall'1 al 60. Per quanto riguarda gli aspetti li andiamo a mettere, ve lo traduco un attimo in italiano, li andiamo a mettere aspetto della concentrazione sul casco, aspetto del Juggernaut sul torace, li andremo a mettere onda della tempesta sui guanti, aspetto del potere sui pantaloni, aspetto del condotto di delimitazione, scusate il giro di parole, stasera non so parlare, stamattina poi perché è mattina. Voi vedete buio, ma sono le 6:30 di mattina, ho ancora un po' le tapparelle abbassate. Aspetto dell'aspettativa per quanto riguarda l'arma, che sarà un'arma a 2 mani. Aspetto del serpentino, quindi Idra. Aspetto dell'incantatore di battaglia ed aspetto del vanitoso. Per quanto riguarda gli incantesimi li andremo a mettere brace ardente, le andremo poi a mettere sulle arcane vento in bottiglia, melma reattiva e polvere mobile.
Il catalizzatore gli andiamo a mettere propulsione e qui non gliel'ho messo, ma andiamo a metterli direttamente, che si attiverà quando lanceremo le idra. Per quanto riguarda gli incantesimi secondari andremo a mettere bolide e teletrasporto. L'albero delle abilità anche qui ve lo faccio vedere molto velocemente, andremo a mettere fulmine di fuoco Firebolt, lo andremo a potenziare con migliorato e Glint Firebolt. Scendendo giù gli andremo a mettere ovviamente Fireball, quindi bolide come viene chiamato, tradotto in italiano. Scendendo giù li andremo ad utilizzare teletrasporto, molto importante, andremo a mettere armatura di ghiaccio. Fate attenzione a tutte le passive che vedete qui. Per quanto riguarda poi, andando ancora più in fondo, troveremo le idra più tutte le passive, ma anche il famiglio. Scendendo giù andiamo a mettere muro di fuoco, come vi ho detto che questo è molto importante, che la lavoreremo tra muro di fuoco e idra. Il 90% delle volte andremo ad utilizzare loro due per quanto riguarda il percorso di livellamento. Qui troviamo tutte le passive ed andiamo a mettere poi combustione. Per quanto riguarda anche qui il Paragon non c'è nulla perché è dal livellamento 1,60. Qui poi ovviamente passiamo al Sorcerer Hydra, che qui ne avremo più di una puntata in realtà per parlarne, perché ne dovremo parlare bene. E soprattutto, oh guardate che ci stanno ste pubblicità al lato, non mi hanno pagato quindi ora gliele tagliamo anche di più. Ok, se ne andassero le pubblicità non progresso, perché ovviamente non siamo stati pagati per farle vedere. Sorcerer Hydra, qui andremo ad utilizzare Arlecchino, che poi facciamo attenzione perché sicuramente nel corso del tempo uscirà, che già ho testato direttamente con le Hydra, con il casco, l'altro casco, il mitico unico, che vi faccio vedere direttamente qui, eccolo qui, Air of Perdition, quindi erede della perdizione. Considerate che farò anche una build su erede della perdizione perché già l'ho testata nel PTR, ma devo vedere ovviamente come sarà qui nel gioco ufficiale. Sudario della falsa morte ovviamente come torace. Per quanto riguarda i guanti ve lo vado a rimettere in italiano, i guanti li andiamo a mettere l'aspetto del fuoco lampo, condotto assiale, questo sono dei pantaloni molto importanti per questa build, aspetto dell'araldo arancione sugli stivali, aspetto del serpentino quindi per le idra, e l'amuleto, il nuovo Iris Ophidiana, il nuovo amuleto che questo sarà importantissimo. Le idra lanciate hanno più 2 teste, è sgravato. Gli anelli molto semplici da trovare fra virgolette, perché uno sarà come al solito Tarrascia e l'altro sarà anello dei cieli senza stelle. I gioielli, mi raccomando, saranno tutti gioielli oratrici, quindi non andremo più a mettere i vari diamanti, ma li andiamo a mettere i nuovi gioielli oratrici, che sarà corno da sogno, sarà luce sprezzante e sarà idolo dal basso, che idolo dal basso, notate bene, è già stato un pochino nerfato dal PTR. Per quanto riguarda invece le infusioni andiamo a mettere brace ardente, fascino sanguinario, vento in bottiglia e nucleo fratturato. I catalizzatori li andiamo a mettere anomalia cosmica con idra, quindi ad attivazione con idra. Per quanto riguarda le rune andremo a mettere Neo, Se, Nagu e Om. Questo anche lo vedremo tutto quanto insieme sia in live e quant'altro, perché probabilmente inizieremo proprio con questa classe. Per quanto riguarda l'abilità, l'albero abilità, nelle abilità primarie non andiamo a mettere nulla, ne andremo a mettere solamente un paio di passive. Da qui poi cominceranno le varie abilità, andremo a mettere teletrasporto, lo potenzieremo, stessa cosa anche per armatura di ghiaccio, ma fate attenzione perché andremo a mettere anche scudo di fiamma, perché ce l'avremo già attivo. Scendendo giù ovviamente andremo a mettere le idre, molto importanti perché ci girerà quasi tutta la build e lo metteremo 5 punti su 5. Andremo a mettere lame di ghiaccio, lancia di fulmini e famiglio. Anche ovviamente anche qui delle passive che vedrete poi direttamente in live o vedrete direttamente nel planner che avete in bio. Altre passive anche al di sotto. Qui andremo a mettere Inferno, che sarà la nostra ultra, che sì utilizzeremo ma non troppo in realtà, perché andremo ad utilizzare molte altre cose. Inferno ci servirà anche essa per andare ad aumentare danni e quant'altro, ma anche questo vi dirò tutto quanto per filo e per segno durante la guida ufficiale. Altre passive anche qui, e la ferocia di Esu andremo a mettere. Per quanto riguarda i Paragon andremo a mettere sul tabellone di partenza eliminazione. Considerate che è eliminatore, che darà un bonus a tutti i nodi normali a portata, per questo li andremo a mettere tutti i nodi di intelligenza. Come primo Paragon andremo a mettere calore bruciante lo andremo a mettere il glifo tattico, il glifo raro sarà un glifo tattico, concede un bonus del 270% a tutti i nodi rari a portata. Per quanto riguarda invece
L'altro Paragon andremo a fare condotto assiale, eccolo qui, condotto incessante, condotto assiale, scusate, condotto incessante, condotto assiale sono i pantaloni, condotto incessante, e gli andremo a mettere il glifo distruzione. Poi ci sposteremo direttamente al piano di sopra ed andremo a mettere maestro dell'incantamento, e il glifo che andremo a mettere è elementalista. Ci spostiamo poi sull'ultimo Paragon, evocatore elementare, eccolo qui, e il glifo che gli andremo a mettere sarà piromane. I mercenari ve li faccio vedere a volo perché tanto, come vi ho già detto, vedremo tutto quanto insieme nei prossimi video. Mercenari andremo a mettere Subo, potenziato con Molotov, terra bruciata, beccacino snipe, Becchino, ok, le traduzioni mi fanno abbastanza ridere, e fulmine incendiario. I rinforzi andremo a mettere Rair gli andremo a mettere colpo a terra, che si attiverà quando noi andremo a richiamare le Idra. Un'altra build che sarà molto forte in questa stagione sarà il necromante con sia minion evocatore, sia Blood Wave, sia Wave di oscurità. Avremo 3 build probabilmente molto forti. Considerate che la minion evocatore non è messa in classe S, è considerata una classe A+, però per quanto l'ho provata a livello 300 a me è parsa letteralmente una classe S, perché abbiamo superato il pit 110 con l'evocatore, e se non è una classe S un pit 110 non so quale possa essere. Prima di arrivare alla build minion evocatore andiamo a vedere ovviamente come poter arrivarci, quindi a livello 1,60 troverete direttamente la build in questione qui, ed andremo a mettergli aspetto delle ossa indurite sul casco, aspetto del dominio occulto sul torace, aspetto della rianimazione sui guanti, aspetto del Juggernaut sui pantaloni, aspetto afotico sugli stivali, aspetto del Felgola sull'arma. Questa qua l'arma sarà sicuramente, ovviamente dovrete metterla a 2 mani, mazza. Amuleto gli andremo a mettere servizio e sacrificio, aspetto dei morti frenetici, e se siete fortunati trovare un anello di Mendel dall'1 al 60, perché nei Nightmare Dungeon sia nelle maree sono convinto che ne troveremo anche abbastanza. L'albero abilità ve lo faccio vedere al volo, qui andremo a mettergli Morbo, gli andremo poi a mettere esplosione cadaverica, tutte le varie passive, gli andremo a mettere anche Crepify, e per quanto riguarda poi ovviamente qui metteremo anche tutte queste passive che avete visto, viticci cadaverici, quindi tentacoli cadaverici, tutte le altre passive che vedete qui. Al di sotto non metteremo ultra, andremo a mettere tutte queste passive, e molto importante editto di Kalan. Arrivati al livello 60, quando avrete tutto quanto, ecco a voi la build che utilizzeremo per andare a fare direttamente gli sfaceli nei mondi altri. Erede della perdizione, mitico unico, Shroud of False Death, quindi sudario della falsa morte. La mano di Nas, questa è una nuova mano unica che vi ho già fatto vedere dove si andrà a trovare, però poi lo vedremo direttamente insieme anche, e questo qua sarà tutta rivolta sui maghi scheletrici, mi raccomando. Poi gli andremo a mettere Blood Moon, quindi le braghe della luna di sangue, eccola qui, pantaloni della luna di sangue, braghe della luna di sangue, gli stivali, il numero massimo di guerrieri scheletrici e maghi scheletrici aumenterà di 2, aspetto del servizio del sacrificio, i guerrieri scheletro esplodono alla morte infliggendo danni fisici. Qui anche dovremo andare a testare la spada, che voglio provare, ma probabilmente non girerà benissimo, forse perché non l'ho provata in realtà, mi sono totalmente dimenticato nel PTR di andare a utilizzare Sanguivore. La andremo ovviamente anche a testare con Sanguivore, con il nonno, ma anche con l'arma normale. Per quanto riguarda poi l'amuleto, gli andremo a mettere i tuoi minion subiscono danni aumentati, aspetto della rianimazione, insomma. L'anello andremo a mettere anello di Mendel, molto importante, ed poi andremo a mettergli l'altro anello che è l'aspetto punitivo. Per quanto riguarda i catalizzatori gli andremo a mettere anomalia cosmica, che si attiverà con sollevare scheletro, quindi con rianima scheletro. L'infusione andremo a mettere brace ardente, che negli arcani andremo a mettere fascino sanguinario, nucleo fratturato e elica rinvigorente. Da qui, come potete ben vedere, andremo a sacrificare sia i guerrieri scheletrici che il golem, ed andremo ad utilizzare solamente i maghi, proprio perché la mano di Nez, padronanza del mago scheletrico, ed sacrificare, come potete leggere, i guerrieri scheletrici e golem garantisce un mago scheletrico aggiuntivo per ogni minion sacrificato. Quando un mago attacca i nemici 25 volte senza morire si potenzia l'arcimago scheletrico, eccetera eccetera eccetera. L'albero delle abilità
Questo qua ve lo faccio vedere anche molto velocemente perché tanto, vi ripeto, avrete tutto link in bio e le andremo a vedere quando sarà il momento, insomma, le andremo a testare direttamente sul campo. Comunque sia, gli andremo a mettere morbo, tutte varie passive, gli metteremo anche prigione d'ossa. Questa è molto importante per andarla anche ad utilizzare, per andare ad imprigionare i mob e fargli danno all'interno con i nostri maghi scheletrici. Andremo poi a mettere sempre Decrepify con tutte le varie potenziamenti sulle passive. Scendendo giù andremo poi a mettere tentacoli cadaverici, sangue coagulato e tutte le altre passive che vedete in questa posizione. Scendendo poi al di sotto andremo a mettere, anche se pesantemente nerfata, Soul Rift. Soul Rift 5 punti su 5 le andremo a potenziare. Tutto il resto, come vedete qui, per queste passive le andremo a mettere tutte 3 su 3 e sempre editto di Kalan. Qui i Paragon, nel tabellone iniziale, andremo a mettere custode di tombe, concede un bonus del 272,5% a tutti i nodi rari a portata. Andremo poi a sbloccarlo con capo della setta e gli andremo a mettere il glifo Dredasier. I nodi del Paragon d'azione ottengono un bonus del 8%, 218 in questo caso, ai modificatori del danno e riduzione del danno dei loro minion. Alla pagina 3 ci sarà Flesh Eater, mangiatore di carne con amplificazione, amplificare. Concede un bonus a tutti i nodi magici nel raggio di azione. Poi da qui dovremo andare su o a destra, ma ci sposteremo subito a destra e andremo a mettere fragilità, eccolo qui, e andremo poi a posizionare eliminazione. Concede un bonus del 100% a tutti i nodi normali nel raggio di azione, quindi qua dove andremo a mettere tutta la nostra intelligenza. Andando all'ultimo Paragon andremo a mettere odore di morte e il glifo che utilizzeremo sarà essenza. Ogni 5 punti di destrezza acquistati aumenteranno i nostri danni critici, ovviamente, che andranno a scalare anche con i danni dei nostri minion. I mercenari andremo ad utilizzare Subo ovviamente sarà incentrato sui danni critici. Andremo poi a mettere Rair con Bastione perché questo ci servirà proprio per il motivo che noi saremo distanti, quindi combatteranno i nostri maghi scheletrici e noi saremo protetti da Rair. Ultimo, ma non per importanza, notizia delle notizie, è arrivata finalmente una build bella per il nostro druido. Spettacolo, siamo tutti felici perché in realtà molte persone stavano attendendo il druido, qui ci sarebbe anche da parlarne, infatti vi faccio vedere anche qui queste build molto velocemente per poi andarla a testare direttamente sul campo quando la preparerò e quando sarà pronta nell'arco di pochi giorni. Andranno tutte e due queste build sia dall'1 al 60 fino alla classe S, che ci sposteremo direttamente verso l'endgame sempre con Pulverize. La differenza è che per il percorso di livellamento andremo ad utilizzare Pulverize compagni, i companion. Andremo ad utilizzare in testa aspetto del potere, aspetto del Juggernaut sull'armatura toracica come sempre, orrore ursino sui guanti, aspetto della pietra della riparazione, aspetto ballistico sui stivali, aspetto dell'alfa sull'arma, i tuoi compagni lupi mannari che ci aiuteranno nel nostro percorso di livellamento, ma anche con le nostre rune attive ci aiuteranno molto perché mantenendo almeno un'evocazione con Nagu andremo a far proccare molto spesso pietrificazione del druido. Per quanto riguarda l'amuleto andremo a mettere Shockwave, aspetto quindi Pulverize crea un'onda d'urto che si propaga in avanti, quella fighissima che farete un casino clamoroso. Aspetto della ritorsione, le tue abilità principali infliggono dal 35 al 75% in base alla tua fortificazione. E l'ultimo è aspetto della bestia Mannara infuriata. Per quanto riguarda poi l'infusione gli andremo a mettere vapore corrosivo perché noi andremo a lavorare con il veleno sul nostro druido, andremo poi a mettere nucleo fratturato, metteremo poi melma reattiva e gli andiamo a mettere vento in bottiglia. Il catalizzatore che andremo ad utilizzare è impulso celeste che si attiverà con Pulverize. Per quanto riguarda la sala degli spiriti gli andremo a mettere dono del cervo. Lo spirito alfa sarà sempre aquila, quindi 30% di vita massima e 40% di danni critici aggiuntivi. Per quanto riguarda il terzo slot andremo a mettere capobranco e nell'ultimo slot serpente andremo a mettere la calma prima della tempesta. L'albero delle abilità ve lo faccio vedere molto velocemente, eccolo qui. Andremo a mettere taglio del vento che l'andremo ad utilizzare, Pulverize ovviamente al massimo 5 punti su 5 sarà tutto potenziato, varie passive. Metteremo anche baluardo di terra, Bulwark, che è molto importante, che ci permetterà di sopravvivere in una maniera clamorosamente bella e mi raccomando però utilizzatelo con parsimonia perché ha una lunga cooldown.
Altre passive, scendendo giù andremo a mettere i compagni, quindi lupi l'andremo a mettere a potenziare con potenziati e feroci. Qui troveremo anche l'altra abilità compagni che è arrampicante velenoso, 3 punti su 5 sarà potenziata, e poi troveremo tutte quante le passive. Scendendo giù non metteremo uragano e quant'altro, ma in questo slot andremo a mettere solo le passive. Appena potete ovviamente sbloccate questa qua, tu e il tuo compagno otterrete un bonus del 30% di danni critici contro i nemici avvelenati, quindi appena potete mettetela subito. In basso poi nello slot ultra andremo ad utilizzare Grizzly Rage, rabbia del grizzly, andrà messa a un punto e la potenzieremo per poi andare a mettere cambio rapido, 3 punti su 3 potenziata al massimo, e la nostra passiva chiave sarà forza orsina. I Paragon ovviamente non li utilizziamo perché è da livello 1,60, i mercenari Subo come prima, sempre implementato sui danni critici, Rair con bastione e si attiverà quando noi utilizzeremo Pulverize. Ci spostiamo poi sulla Pulverize di grado S, quindi quando voi avrete fatto il livello 60 vi troverete direttamente dopo, ovviamente nel mid e late game. In testa gli andremo a mettere la preghiera di Vasili, sudario della falsa morte, aspetto dello shockwave, di nuovo Pulverize crea un'onda d'urto che si propaga in avanti come vi ho detto prima, la volontà di T-Bolt, e andiamo a mettere poi stivali, aspetto dell'orrore ursino, Pulverize ora ha anche un'abilità di terra, e guardate bene, portatore di luce in decomposizione, la nuova arma che è stata implementata in questa stagione. Forza di volontà, danni da veleno, possibilità che Pulverize colpisca 2 volte, riduzione in costo risorse. Questa è proprio l'arma per Pulverize, che è tanta roba. Per quanto riguarda poi l'amuleto, gli andremo a mettere l'aspetto dell'orso rabbioso. Qui gradi per avvelenamento e artigli tossici, molto importante. Questa, come vi ripeto, è la build di classe S che andremo a vedere poi direttamente testata sul campo nei prossimi giorni. Anello dei cieli senza stelle, ed andremo a mettere l'aspetto della ritorsione. Per quanto riguarda le infusioni, qui cambiano da quella che abbiamo visto prima, quindi nel percorso di livellamento gli metteremo vapore corrosivo, melma reattiva, nucleo fratturato ed fascino sanguinario, fascino sanguigno. I catalizzatori andremo a mettere impulso celeste che si attiverà insieme a Pulverize. Le rune metteremo Igni e Gar. Poi gli andremo a mettere Au e Quax, le 4 rune che andremo ad utilizzare, 2 sul casco e 2 sull'arma. L'albero delle abilità, anche questo ve lo faccio vedere molto velocemente, andiamo a mettere, eccoci qua, Pulverize 5 punti su 5, sarà potenziato, i vari poi abilità passive. Al di sotto andremo a mettere armatura del ciclone, andremo a mettere urlo sanguigno, ruggito debilitante ed altre passive. A questi qua sia urlo sanguigno che urlo sanguinario che ruggito debilitante saranno potenziati, come potete vedere qui. Poi al di sotto li andremo a mettere nella zona compagni, non metteremo compagni, quindi li toglieremo dal livello 60 in poi, andremo a mettere solamente le passive. Scendendo al di sotto, anche qui non andremo a mettere né uragano né trample, calpestamento e quant'altro, ma andremo a mettere tutte passive anche in questa zona. Scendendo poi al di sotto andremo a mettere Grizzly Rage, rabbia del grizzly, 5 punti su 5 potenziato, e altre passive anche in questa zona. Per quanto riguarda poi la passiva chiave andremo a mettere forza ursina. Il Paragon, lo starter sarà, eccoci qui, andremo a mettere Tracker, tracciatore. Per ogni 5 punti di destrezza acquistati entro il raggio d'azione aggiungi un tot di % di danni, quindi 16,7% di danni ai nemici avvelenati. Il primo Paragon che andiamo a sbloccare ufficiale è istinti di sopravvivenza, e il glifo che ci richiede sarà zanne e artigli. Da qui poi ci sposteremo nel percorso di livellamento verso sinistra ed andremo a mettere guida ancestrale. Da guida ancestrale gli andremo a mettere il glifo raro cacciatore di teste. Ritorniamo verso il centro e ci sposteremo verso destra e andremo a mettere devastazione terrena. Devastazione terrena, il Paragon che gli andremo a mettere è il glifo, scusate, sarà flagello. Per ogni 5 punti intelligenza farete il 16,7% di danni da veleno aggiuntivi. L'ultimo Paragon che andiamo a sbloccare invece è, eccola qui, malizia amplificata, malizia accresciuta. Il glifo che gli andremo a mettere sarà spirito. Per ogni 5 punti di destrezza acquistati entro il raggio d'azione infliggeremo il 33,4% di danni critici aggiuntivi. I mercenari andremo ad utilizzare Subo, ora eccolo qui, lo vedete meglio. Andremo ad utilizzare ovviamente Molotov di Subo, terra bruciata, beccaccino di nuovo ed agguato.
Per quanto riguarda invece Variana andremo a mettere Sete di Sangue, quindi Brama di Sangue e Pulverize. Per quanto riguarda i doni spirituali andremo a mettere Dono del Cervo, 30 spirito massimo e 10 spirito al secondo. Lo spirito alfa sarà Aquila, che andremo a mettere poi 30% di vita massima ed 40% di danni critici aggiuntivi. Per quanto riguarda il lupo andremo a scegliere l'ultimo slot, che sarà Calamità, aumenta la durata delle tue abilità ultra del 35%. E il dono del serpente andremo a mettere sovraccaricato, che è il secondo slot. Quindi amici e amiche, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e direi che siamo stati anche abbastanza lunghi in realtà, perché questo è stato un video molto più tecnico che pratico, quindi molto più teorico, e posso capire che non a tutti interessi, ma vi servirà soprattutto per partire al meglio, quindi scegliere al meglio la vostra build. E vi ricordo che tutti i link li troverete direttamente in descrizione, così potrete andarvi a vedere la vostra build quest'oggi, in queste ore che mancano. Ve la sceglierete con calma, guarderete un po' tutto quanto il funzionamento e poi ci vediamo, come vi ho già detto, questa sera in live e su Discord dalle ore 21. Io come al solito vi ringrazio, mi raccomando lasciate un like, un commento e una condivisione e ci vediamo direttamente questa sera. Ciao ragazzi!